Ciao a tutti, bentornati sul canale di Grifo Gamer con Stefano. Continuiamo la nostra partita e i nostri progressi su Shapez con la soluzione finalmente al rompicapo maledetto dello Space Shuttle. In realtà la soluzione era più semplice del previsto, soltanto che era un ragionamento, una logica che in quel momento non mi era venuta a mente, non avevo afferrato. La vera soluzione è il top. È l'ultimo cerchio, non, è una trappola sta cazzo di figura. In realtà la soluzione è nel top e ora vi spiego. Allora, immaginate che le figure di Shapez sono come una torta nuziale fatta a strati. Questo è lo strato più basso, lo chiameremo livello 1, questo è il livello 2, il livello 3 e il livello 4. La figura va creata in due parti, destra e sinistra, mentre sulla sinistra diciamo l'inghippo o comunque quella da creare nel modo corretto sono queste due. Mentre sul lato sinistro della figura sia la punta che il cerchio sono allo stesso livello, al livello 3, sul lato destro il cerchietto sta al livello 3 mentre la punta sta al livello 2. Come possiamo ottenere questa cosa? Ora faccio vedere. Tanto ho fatto lo schema, non vi spaventate, ora vi spiego tutto. Allora, per ottenere la parte destra, quella che è fatta su due livelli diversi, questo qua ci fa prendere la punta e non solo la punta, come sul logo di Shapez ci fa creare la punta che starà a livello 2, come sul logo di Shapez ci farà creare il dislivello, quindi ci vuole un altro pezzettino che ci crea l'impiccio, diciamolo. Quindi la punta sarà accompagnata da questa qua che sarà la parte sbagliata, l'impiccio, appunto come sul logo, e stessa cosa per il cerchio, se ne prende la metà, questa qui di destra che sarà la parte che dovremo tenere e questa qui che ci permetterà di sopraelevare il cerchio rispetto alla punta. Quindi da questo taglierino ci prendiamo la parte che ci interessa, punta e impiccio, idem da quest'altro, mezzo cerchio, lo spicchio di cerchio che ci interessa e l'altro che ci permette di sopraelevarlo. Questo deve stare sopraelevato, quindi va sulla parte destra ed eccolo qua. La punta in questo momento sta al livello 1, scusate, lo spicchio sta al livello 2. Poi si prende si fa l'altra parte, che come si ottiene? Semplicemente prendendo lo spicchietto da un cerchio, lo spicchietto giusto, e da questa figura la punta, la si unisce, loro staranno allo stesso livello. Loro stanno allo stesso livello, quindi va benissimo così. Si prende a questo punto il top e lo si mette sopra a questa mezza figura qua, quindi un altro cerchio, il cerchietto sopra, lo si prende e lo si mette sopra a tutto come figura completa. In questo modo, questo sta al livello 2, il cerchio, e al livello 1 ci stanno la punta e l'altro semicerchio. A questo punto andiamo a unire le due parti. Questo sta al livello 2, ma occupa tutta la figura. Quindi nel momento in cui intercetta questo spicchietto qua al livello 2, verrà sovrapposto al livello 2, quindi lui salirà al livello 3, il cerchio, si porterà dietro al livello 2 la puntina e l'altro semicerchio, lasciando al livello 1 questa qua, ed eccola qua. Si aggiunge poi il cerchio di fondo e la figura è composta. Lo so, è un rompicapo, ma infatti Shapez è proprio un gioco di figure rompicapo da realizzare, mortacci sua. Ora dobbiamo andarla a realizzare e colorare nel modo opportuno. Allora, come fatto nell'ultima, il logo, beh, anche nei bersagli, avete ragione. Allora, mi faccio una copia dello schema e me lo schiaffo dove non rompe i coglioni. Qua. Lo pigniamo. Il solito vizio. E lo soprannominiamo schema. E qui sarà il cantiere.
Ok. Allora, non so se mi bastano i cerchi perché bisogna averne 4 giacimenti. Quindi 4 per 5 fa 20, qui 20 non sono. Però qui vicino ho i semicerchi. E alla fine del santo a me, nella prima parte, quello che mi serve sono cerchi e punte che hanno anche elementi che ha anche questa figura. Ma vediamo come posso fare, tanto questo lo togliamo, lo schema ce l'abbiamo. Allora, andiamo allo schema, realizziamo la prima parte. Dobbiamo ottenere un semicerchio e la punta con l'impiccio. Allora, dove stava? Dove stava il cantiere? Ah, i colori ce l'ho poi vicini alla page per farli. Ma mi devo sciacquare le palle prima. Mi devo sciacquare le palle prima. Va bene. Quindi torniamo allo schema un attimo. Taglierino quadruplo con gli ingressi rigirati. Va bene. Ah, ce lo facciamo subito. Taglierino quadruplo. Va rigirato l'ingresso. E dobbiamo prendere il primo e il terzo. Gli altri due li cestiniamo, quindi 2 e 4 lo cestiniamo. 2 e 4 lo cestiniamo e dobbiamo prendere il primo e il terzo. Ecco qua il primo blocchetto già con i storage per gestire le eccedenze. E da questo ci viene fuori la punta col quadratino e l'impiccio, quindi già ce lo collego, tanto c'è lo storage, così non me lo dimentico come è fatto lo schema. Olè. Dopo se c'è da fare delle modifiche gliele facciamo, non è un problema. Questo qua va riunito, vanno rimpilati. E riformiamo la figura la punta con l'impiccio, però la punta... Aspettate, senso orario. Io l'ho fatto in senso antiorario. Mannaggia. Ok, ora non ci resta altro che da fare. Non ci resta altro da fare che riformare la figura. Allora, facciamo la linea degli impilatori. Ed eccola qui, questa sarà la punta
questa qua, e questo ci servirà per sopraelevare il cerchietto che dovrà andare sotto ad impiccio. Scusate. Ora creiamo il semicirchio, l'altro pezzettino, questo qua. Creiamo questo qua e andiamo ad impilarle insieme. Allora, un taglierino, questo lo giriamo in senso antiorario. Però se mi prendo questa qua, va bene uguale, così mi risparmio una cosa di cerchi buoni per dopo. Ok, ed ecco qua il semicerchio. Me lo sono spostato a sinistra così mi sono intrecciato meno. Ecco qua il semicerchio che ci andrà a creare questo pezzettino qua, che sarà sotto la punta. Ma se ve lo faccio vedere è più facile che se ve lo spiego. Ci prendiamo un'altra fila di impilatori, ci prendiamo, mettiamo qua, e l'uscita va tagliata e presa la parte destra. Ok, quindi già possiamo prenderci anche questa dei taglierini. La uniamo, però va presa la parte destra, non la parte sinistra, quindi questo ce lo spostiamo un attimo. Riprendiamo questo, così. Ok. Ora, qui è importante chi va sopra, perché sarà il cerchio che deve andare sulla parte destra, quindi questo va qua, e il cerchio andrà qua. Vedete? Il cerchietto si è sopraelevato, sta a un livello superiore rispetto alla punta, grazie all'impiccio dell'altro dell'altro spicchio con il quadratino, come vi dicevo. Tagliamo, prendiamo la parte destra, eccola qua. Al livello 1 ci sta la punta, al livello 2 ci sta lo spicchio. Nella figura completa si vede meglio. Vedete? Lo spicchietto sta a un livello superiore rispetto alla punta. E la parte destra l'abbiamo fatta. Ora dobbiamo fare la parte sinistra con due taglierini quadrupli. Ci andiamo a prendere i cerchi e le punte e li rimpiliamo. Andiamo su cantiere. Dobbiamo fare la parte sinistra che però sta allo stesso livello. Questa qua. Lo spicchietto e la punta. Ma che è mezza figura di questa qua. Alaco. Ci semplifichiamo ancora di più lo schema. Ci togliamo un bel pezzettino. Ci bastano i taglierini normali. Aspettate, un attimo che se io mi prendo questa qua. Ok, la ruotiamo. Se la ruotiamo che succede? Che ottengo? Buona, ma mi serve di ruotarla di 180 gradi. Questa qua. Eh sì, è lei. Perfetto. Eccola qua. Quindi si semplifica ancora.
dobbiamo fare taglierino con l'ingresso rotato di 90 e l'uscita di destra rotata di 180. Allora, ancora più semplice. E riprendo questo. Ci prendiamo un attimo di spazio. Allora, l'uscita di destra va ruotata di 180 gradi. L'ingresso di 90 in senso antiorario. Quindi questo. Ci prendiamo anche questo. Abbiamo anche semplificato lo schema. Bene, bene, bene. Ok. Io con quelle figure lì me le ero dovuta ricreare, però ho visto sto bel giacimento lì in fondo e ho detto, ma sai che te mi semplifichi la vita, vieni qua. Eccola qua. Ora, quello che dobbiamo fare, andiamo a rivedere lo schema. Questa qua, quindi con un solo passaggio abbiamo fatto questo qua. Ecco quello cosa abbiamo semplificato, invece che fare 3 strisciate, con una sola abbiamo fatto questo qua. Ci dobbiamo impilare questa figura qua sulla destra, questo che è importante, sulla destra. Ci andrà impilato un cerchio intero, che è il top, quello bianco. Quindi, però bisogna farlo massello, quindi bisogna prendere un cerchio. Bisogna prendere i cerchi veri adesso, colorarli di bianco e quello che otteniamo lo andiamo ad impilare qua, a questa figura qua. Quindi ci dobbiamo prendere, andiamo sul logo, eccola, una strisciata questa, però questa è l'incontrario, l'ingresso, uno da sopra. Aspettate che la trovo adesso. Un coloratore, eccolo qua. Tu quanto fai il mio cocco? 2 oggetti al secondo, quindi per farne 16, 8. 2, 4, 6. Allora, aspettate, dobbiamo prendere questo. Ok. 8. E quindi questi ci colora 16 cerchi al secondo di bianco. Andiamo ai bersagli. Lì sì che avevamo fatto il bianco bello massello preciso. Ci prendiamo un gruppo che ci fa il bianco. Me lo faccio qua il bianco, così sta fuori dai coglioni da tutto. Lo giro. Sono un pochino stronzo. Sì, perché ecco. Così sta ancora più fuori dalle palle. Il blu va qua. Vedi, sono i residuati bellici dell'altra volta, delle scorse puntate. Qui va il verde. E qui ci mettiamo la strusciata del rosso. E qui abbiamo il bianco. Ora dobbiamo portare dal bianco e una strisciata dei cerchi. Ok. Si intrecceranno? Sicuramente sì. Qua. Dove vieni su bianco tu? Vieni su qua.
magari. Che è che non ti piace? E niente. No, posto. Quindi il cerchietto bianco va sovrapposto a questo rosso, quindi dobbiamo colorare rosso anche questo. Quindi pensavo di fare tutto insieme, ma non si può fare, giusto. Faccio un taglietto e arrivo subito, con le forme già tutte belle colorate. Rieccolo, allora mi sono portato un pochino tutto. Allora, in questa prima strisciata di verniciatori doppi ci coloriamo la parte sinistra dello Space Shuttle di rosso. Quindi voi dovete andare più avanti. Mi sono portato anche i cerchi per fare l'ultima parte. Tunnel. Sì, qua. Il prima striscia di rosso va qua. E questa c'è ancora qualche residuato bellico dei cerchi. Ci li togliamo dalle palle. Ok. E questa è la parte sinistra dello Space Shuttle. Ci prendiamo lo stesso complesso. Ci prendiamo lo stesso complesso. Mi era presa una paralisi al computer, scusate. Ci prendiamo lo stesso complesso. Ho spostato di uno. Qua. E qui ci coloriamo quest'altra parte qua. Tu vieni giù qua. Ok, e qui ci va l'altro rosso. Olè. Ora dobbiamo colorare i cerchi come avevamo fatto prima, quindi riprendiamo lo stesso gruppo da verniciatore. Sempre due, ok. Qui i cerchi e qua il bianco. Magari se già ci metto il tunnel siamo anche più contenti. Allora, ok, perfetto. Ora ritorniamo allo schema. Eravamo qua. Scusate, eravamo... Questa parte l'abbiamo fatta con un blocco solo. Dobbiamo impilare il cerchio top sopra la parte sinistra della figura. Solo la parte sinistra al momento. Quindi ci riprendiamo un fregno dei impilatori. Volevo fare la stessa altezza per farlo venire carino anche alla fine di tutto. Credo sia questa. Poi vediamo se ci ho preso. Sì. Quindi il cerchio va sulla destra perché deve stare sopra come figura. Quindi va qua. E qui con il tunnel ci dobbiamo mettere la parte sinistra della figura, quindi questa qua. Questa qua. Eccolo qua, anche se non sembra, è il cerchietto sopra la parte sinistra della figura. Si capisce. Si capirà meglio adesso quando impilo. Tanto che c'era, potevo essere colorato anche l'ultimo cerchio, vabbè, non importa. Questa qua ora va rimpilata.
ora andiamo a vedere lo schema, va rimpilata sopra la parte destra, facendo così il cerchio che è completo. In questo caso l'impiccio sarà questo qui, che quindi lo tirerà su il cerchio tutto il resto della figura. Quindi lui che sta a livello 1 salirà a livello 2, questi che stanno a livello scusate, lui che sta a livello 2 salirà a livello 3 e loro due che stanno a livello 1 saliranno a livello 2, dove è messa, se vi ricordate, livello 2 questa qua. E quindi si forma lo Space Shuttle. E poi c'è da aggiungere solo l'ultimo cerchio in fondo. Quindi questo qui va sopra, va sulla parte destra. Ok, e te vai sulla parte sinistra. Eccolo qua, solo lo Space Shuttle, vedete? Il cerchietto pieno si è portato su, gli altri due pezzi portandolo al livello di questo qua. E ora non ci rimane che colorare il cerchio in fondo con i miscelatori quadrupli, e quindi solo i due spicchietti, quello in alto a destra e in basso a sinistra, metterglielo sotto e mandarla a fanculo perché la figura finalmente è completa. E se non è giusta neanche così, disinstallo il gioco. Allora andiamo sui bersagli, ci prendiamo, ma guarda, mo lo faccio. Allora prendiamo il vernice, anzi lo facciamo insieme, se ci avete un minuto di pazienza lo facciamo insieme. Ci prendiamo i verniciatori quadrupli, lui parte sempre per ogni figura da questa qua, da questo in alto a destra, dal quadrante in alto a destra colorare, quindi ci servirà qua di portare il colore e poi prosegue in senso orario, quindi qua fa questo e sulla terza farà questo. Questi due niente, quindi qui ci mettiamo, viene dall'alto il colore, quindi così, quindi qui ci va il tunnel, un pochino più di spazio potevo prendermelo. Così, vieni giù, tanto ce ne bastano due, ce ne bastano, l'uscita la mandiamo sempre in basso, sì. Quindi e qua devo arrivare il cerchio, quindi tu mi servi tu, così, qui mi porti i cerchi, adesso CTRL C, no, CTRL C solo la parte sotto, così, tunnel qua, ok, e i cerchi così arrivano, qui arriva il colore e qui arrivano i cerchi, ce lo spostiamo in posizione carina, qui. Ora dov'è che non rompi le palle tu? Possiamo mettere qui. Qui. Passiamo al livello elettrico. Ma aspettate, lo metto già pronto. Diverso. Così. Passiamo al livello elettrico. Questi residuati bellici. Fili. Qua. Attiviamo il primo e il terzo di ognuno. Torniamo a livello normale. Allora qua vanno le due strisciate di blu che ora ce le portiamo, non me le sono ancora fatte. E qua vanno i cerchi. Ok, tanto arrivano i cerchi, poi ci andiamo a prendere due strisce di blu.
Ok. Ari tunnel. Sono un po' stronzo. Ecco qua. Ora l'accendiamo. Ta-da! Perfetto. Ora altra strisciata di impilatori, l'ultima se Dio vuole. A Dio piacendo, se non gli piace ce ne faremo una ragione. Questa qui va sulla parte sinistra. No. E famo le cazzate all'ultimo. Tu vai sulla parte sinistra. E te vai sulla parte destra. Ta-da! E infatti, to the moon! Anche l'achievement di mortacci tui, di chi t'ha inventato, di chi t'ha pensato. È venuta. Ora ci rigiriamo l'uscita e le riportiamo a casa. E vaffanculo. Che poi servisse per passare il livello sta figura. Anche potevo capire sto casino. Serviva solo per sbloccare un leggero aumento dei nastri, insomma dei nostri dispositivi. Però sicuramente se te l'hanno fatta fa... Sicuramente se te l'hanno fatta fa... Mi sono perso. Ecco qua. Dicevo, sicuramente se ce l'hanno fatta fare perché nelle logiche future, forse anche in questa qua, dovremo studiarla bene, forse anche in questo contachilometri, qua tachimetro, via, contachilometri, quello che proprio i numerini che girano, quello della velocità e il tachimetro, in questo tachimetro qua o in figure successive, sicuramente questa logica che alla fine già era stata proposta con... Oh, eccole qua che aumentano finalmente. Questa logica sicuramente, quest'idea, questo modo di risolvere le figure usando pezzi a impiccio per ulteriori sovrapposizioni sicuramente ci serviranno, e quindi se ce l'hanno fatta fare un motivo dello sblocco della logica c'è. Delivery 10 rocket shape second to your hub. Ah, ok, ho sbloccato anche il fatto che non ne portiamo solo 10 al secondo ma più ben 16. E ora il cantiere lo metto in mezzo qua. Cape Canaveral, mi si può scrivere così? Canaveral. Boh, correggetemi casomai. Da dove partono i Space Shuttle. Lo schema ce lo togliamo dalle palle. Sicuramente questa logica qua probabilmente ci riserve anche nelle prossime figure. Ben 3 puntate per fare questa figura del cazzo, però almeno 3 achievement, almeno mi viene ripagato, dai. Grazie di essere arrivati fin qua, ce l'abbiamo fatta finalmente a sbloccare questo rompicapo. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like al video, commentate se la serie vi sta piacendo, e se avete delle proposte da fare da poter vedere su Shapez o che vi rispiego qualcosa che magari non sono stato chiaro in prima battuta. Attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite sul canale. In descrizione al video e nella bio del mio profilo, del mio canale, scusate, trovate anche i link per Facebook e Instagram. Grazie ancora ragazzi, alla prossima. Ciao!